Ehi là, ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo episodio di Tribers Life. Spesso svolgendo campagne dibaganti o esperienziali si incontrano termini che sono un pochino più tecnici e che può essere che non si conoscano. Per questo motivo, per esempio, su Instagram esiste la serie del dizionario del Triber che portiamo avanti e dove spieghiamo un pochino questi termini qua. Un altro esempio di termini che spesso mi capita di usare qui sul canale con voi sono TL o TC, su cui abbiamo già anche fatto per esempio questo video. Ecco, in questo video ho reclutato il Triber Leader, quindi il TL, Tommaso, per fare un po' una sorta di riassunto di tutti i termini che si possono vedere su Triber spesso e che possono essere sia termini tecnici lato piattaforma come per esempio TLTC, ma anche termini tecnici che si riguardano per esempio i siti come per esempio PDP, PLP. Ora, senza perdere altro tempo, passo la parola a Tommaso che vi spiegherà i termini con anche degli esempi. Ciao Triber, oggi sono qui per insegnarti una serie di termini tecnici che ti torneranno super utili durante le campagne su Triber. Ma vediamo subito di cosa sto parlando. Una call to action, in italiano chiamata all'azione e comunemente indicata con l'acronimo CTA, non è altro che un elemento che invita l'utente all'azione e attira l'attenzione grazie ad un particolare layout grafico. L'azione in questione può essere, ad esempio, concludere un acquisto online, telefonare per prenotare un appuntamento o condividere un contenuto sui social. La forma più comune di CTA è proprio un pulsante. Il footer è l'elemento che si trova in fondo alle pagine web, ossia l'elemento finale di un sito. Qui solitamente possiamo trovare dati e informazioni importanti sull'azienda, ad esempio indirizzi, contatti telefonici e via mail, pagine informative e informazioni sulla partita IVA. L'header invece può essere visto come l'antitesi del footer, infatti raccoglie tutti gli elementi che si trovano all'inizio del sito, nella parte più alta della pagina web. Solitamente l'header contiene semplicemente la barra di navigazione e il logo del sito. In ogni e-commerce si trovano le Product Listing Page, in italiano pagina di elenco prodotto, e comunemente indicata con l'acronimo PLP. Qui gli utenti possono visualizzare una lista di prodotti offerti dal sito con delle informazioni di rilevanza, ad esempio il rating dato dagli utenti, il prezzo, le taglie disponibili e soprattutto una foto di anteprima del prodotto. Cliccando su un qualsiasi prodotto della PLP si accede alla Product Detail Page o PDP, che in italiano vuol dire pagina di dettaglio del prodotto. Qui si possono trovare tutti i dettagli inerenti al prodotto in questione, la descrizione dei materiali o dei componenti, i colori disponibili, le modalità di acquisto presenti, le recensioni degli utenti e tutto quello che c'è da sapere. Quando ti capiterà di testare un e-commerce, l'uso di questi due termini ti aiuterà a descrivere ogni bug in maniera immediata e aiuterà anche noi e i clienti a capire immediatamente a quali sezioni del sito ti stai riferendo. Quindi ricordati di farne uso quando necessario. Un elemento caratteristico dei siti per mobile o delle app è l'hamburger menu. Questo elemento prende il nome dalla classica icona con le 3 lineette orizzontali che, una volta cliccata, aprirà un menu di navigazione con le varie categorie. Durante la navigazione su un sito si incappa spesso in delle finestre di pop-up. Questo è un elemento spesso abusato che si sovrappone ai contenuti del sito e generalmente contiene informazioni urgenti o promozionali. Un esempio classico? Il pop-up dei cookies che compare la prima volta che si visita un sito. Il carosello è un elemento grafico utilizzato per mostrare molti banner o immagini in un box limitato grazie allo scorrimento laterale. In questo modo si occupa meno spazio e non si rovina il layout generale del sito. Generalmente i caroselli possono scorrere autonomamente grazie a una funzione di autoplay o possono essere azionati dall'utente tramite dei pulsanti appositi. Bene, per oggi credo di aver messo abbastanza carne al fuoco. Spero che i termini che ti ho introdotto possano tornarti utili nelle prossime campagne. Io ti saluto e ripasso la parola a Carlo. Ok, grazie mille Tommaso degli esempi che ci hai portato e dei termini che ci hai fatto vedere. Io sono sicuro che questo sarà un video che sarà molto utile per chi di voi non conosce questi termini ancora, ma anche per chi li conosce per affinarli e per essere certo del loro significato. Non solo, sono sicuro che sapere questi termini migliorerà la vostra capacità di riempire un bug form correttamente, oltre che di destreggiarvi meglio con quello che potrete incontrare in piattaforma, sia in quello che incontrerete nei vari use cases dei manuali delle campagne che completerete, ma anche semplicemente con i vari termini che potrete incontrare utilizzando la piattaforma e interagendo con i contenuti sui social come questo video. Io ragazzi spero che questo Tribers Life Special vi sia piaciuto e vi ringrazio per aver guardato e alla prossima settimana.